Ah, i castelli. Chi non ha mai sognato di essere un signore nel suo castello? Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di essere dei cavalieri o dei re e di vivere nei nostri castelli tutti ornati a festa, così regali e così fantastici anche solo da poter immaginare. E infatti è proprio di questo che si tratta. Immaginazione. Sì, perché la vita nei castelli medievali era tutt'altro che magnifica. E adesso scopriremo il perché. Iniziamo con il dire che la privacy era un concetto del tutto assente nel Medioevo e nei castelli questo fattore veniva amplificato. Erano letteralmente sommersi di gente. C'era il padrone e la sua famiglia, la famiglia dei figli del padrone e così via. Seguivano i servi, i cavalieri, che spesso stavano in determinate aree del castello, e i contadini, che risiedevano in casupole attorno al castello, ma in pratica si trovavano sempre nella zona rurale attorno a quest'ultimo. Ma il fatto che la privacy fosse inesistente non sarebbe mica tanto grave se solo la sovrappopolazione non fosse combinata alla mancanza di igiene in cui versava quel posto. E iniziamo a descriverle le condizioni igieniche di un tipico castello medievale. Partiamo col primo fattore: mancanza di acqua corrente e fognature. I castelli non disponevano infatti di acqua corrente, quindi l'approvvigionamento idrico proveniva da pozzi, fiumi o sorgenti vicine. L'acqua non veniva sempre bollita o filtrata e ciò aumentava il rischio di malattie trasmesse per via idrica. Quanto alle fognature, erano assenti o semplicemente rudimentali, spesso costituiti da semplici fosse o latrine all'aperto. I rifiuti organici e le acque reflue si accumulavano, creando un ambiente ideale per la proliferazione di batteri ed insetti. Un altro fattore da considerare erano le scarse abitudini igieniche di un tempo. La pulizia del corpo era infatti limitata, le persone si lavavano raramente e generalmente solo il viso e le mani. I bagni erano un lusso per pochi e spesso venivano utilizzati solo per scopi sociali o religiosi. I vestiti erano lavati di rado e spesso rimanevano sporchi e infestati da parassiti. Le case erano buie, umide e scarsamente ventilate, favorendo la crescita di muffa e di batteri. Da considerare anche il fattore rifiuti e sporcizia. I rifiuti domestici e animali non venivano smaltiti correttamente e si accumulavano all'interno e all'esterno del castello. Le strade non erano pavimentate e spesso erano ricoperte di fango e sporcizia. Gli animali domestici venivano spesso presentati all'interno del castello e vivevano lì, contribuendo alla diffusione di sporcizia e parassiti. È proprio su quest'ultimi, insieme agli insetti, che si basava sostanzialmente la diffusione di tantissime malattie. Infatti, le scarse condizioni igieniche favorivano la proliferazione di insetti e parassiti, come pulci, pidocchi, zecche e ratti. Questi animali erano poi portatori di malattie come la peste bubbonica, il tifo e la malaria. I topi erano un problema serio nei castelli, poiché danneggiavano sia le scorte alimentari, sia l'intera popolazione, diffondendo malattie spesso e volentieri anche mortali. Tra le principali malattie del Medioevo troviamo peste bubbonica, conosciuta anche come morte nera. La peste bubbonica fu una delle pandemie più devastanti della storia, causando la morte di milioni di persone in Europa tra il 1347 e il 1351. Era trasmessa dai ratti attraverso le pulci e provocava febbre alta, dolori lancinanti e gonfiore dei linfonodi. Il tifo, che era un'altra malattia infettiva comune allora, diffusa da pidocchi e da pulci, provocava febbre alta, mal di testa, dolori muscolari ed eruzioni cutanee. La dissenteria, che era causata da batteri o virus che contaminavano l'acqua e il cibo. La tubercolosi, diffusasi veramente fino all'Ottocento, fino ai primi del Novecento addirittura. Era una malattia batterica che colpiva i polmoni, era contagiosa e spesso fatale. La malaria, ancora presente tutt'oggi in determinate zone del terzo mondo, che era una malattia parassitaria trasmessa dalle zanzare, provocava febbre alta, brividi, sudore e anemia. Il vaiolo,
anch'essa virale, altamente contagiosa, che provocava febbre alta, dolori muscolari ed eruzione cutanea che lasciava cicatrici permanenti. Senza dimenticare poi tutte le altre, la lebbra, rosolia, sifilide, morbillo e parassiti intestinali. Tutto ciò veniva amplificato nei neonati e nei bambini, che erano particolarmente vulnerabili alle malattie a causa del loro sistema immunitario ancora debole e della malnutrizione nell'età dello sviluppo. La speranza di vita media era infatti bassissima, intorno ai 30-40 anni. Nonostante le innumerevoli difficoltà di cui abbiamo parlato, alcune pratiche venivano adottate per migliorare le condizioni igieniche. Pratiche come l'uso di erbe aromatiche e di spezie, che oltre al loro valore culinario avevano proprietà antibatteriche e venivano utilizzate per disinfettare le ferite e prevenire le infezioni. La pratica del salasso, che sebbene oggi venga considerata una pratica medica del tutto inefficace, era diffusissima nel Medioevo e si credeva che potesse aiutare a purificare il sangue e prevenire le malattie. Molto probabilmente le faceva venire, però dettagli. La costruzione di ospedali e lebrosari a partire dall'undicesimo secolo, infatti iniziarono a sorgere ospedali e lebrosari, rispettivamente per curare i malati e isolare i lebbrosi, per prevenire quindi una diffusione ulteriore della lebbra sostanzialmente. Beh, che dire signore e signori, siete ancora convinti di voler vivere in un castello? Io direi che ho cambiato idea, va bene così. Se volete sapere altri aspetti della vita in un castello medievale, lasciate like e scrivetemelo nei commenti. Chissà, magari potrebbe partire una miniserie. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ogni lunedì e giovedì alle 15:45. E ciao da Geotizio!